Ciao a tutti e bentornati nel mio podcast. Nella puntata di oggi voglio parlarvi di 5 espressioni molto utilizzate nelle conversazioni di tutti i giorni. Vi possono essere davvero utili per aggiungere informazioni alle vostre frasi. Le 5 espressioni che sentirete hanno una particolarità. Contengono tutte la particella C oppure la particella ne. Se ancora non conoscete bene C e ne, oppure non sapete come usarli bene, vi consiglio di andare ad ascoltare i 2 episodi che ho fatto in passato. Vi possono essere utili. Vi lascio i link in descrizione. Nel corso dell'episodio farò moltissimi esempi. Ve li trascriverò tutti nella descrizione. Dateci un'occhiata. Le 5 espressioni di cui voglio parlarvi oggi sono: ne ho sentito parlare, ti ci abituerai, facci caso, non ne ho voglia, mi ci trovo bene. Quindi abbiamo 2 espressioni che contengono ne e 3 espressioni che contengono ci. Iniziamo subito con degli esempi. Non ho visto quel film, ma ne ho sentito parlare. Quindi, I haven't seen that film, but I have heard about it. Ne ho sentito parlare. È il risultato della combinazione di sentir parlare e della preposizione di. Quindi noi usiamo qui ne, che è il pronome per sostituire di quel film, perché appunto sentire parlare vuole poi la preposizione di. Quindi sentir parlare di qualcosa o di qualcuno. Per questo motivo noi possiamo sostituire il complemento di specificazione, che in questo caso è di quel film, con ne, dicendo semplicemente ne ho sentito parlare. Ok? Questa frase è davvero molto utilizzata nella lingua parlata di tutti i giorni e penso che vi sarà molto utile nelle vostre conversazioni. Andiamo avanti con gli esempi. È solo un mese che vivi qui. Ti ci abituerai. Ti ci abituerai significa you'll get used to it. Perché utilizziamo ci in questo caso? Semplice, perché il verbo abituarsi vuole poi la preposizione a. Abituarsi a qualcosa o a qualcuno. E quindi poi sostituiamo il complemento
che segue con ci. Quindi, come avete appena sentito, possiamo usare ne quando nella frase dobbiamo sostituire un complemento di specificazione introdotto dalla preposizione di, e possiamo utilizzare ci quando dobbiamo sostituire un complemento indiretto introdotto dalla preposizione a. Prossimo esempio. Simona si comporta in modo diverso. Facci caso la prossima volta che la vedi. Facci caso significa fare caso a qualcosa. Quindi ritroviamo la preposizione a. E per questo che noi possiamo utilizzare ci. Facci caso significa pay attention to it. Quindi pay attention to her behavior next time you see her. Facci caso la prossima volta che la vedi. Poi, altro esempio. Dovrei andare a fare la spesa, ma non ne ho voglia. I should go grocery shopping, but I don't want to. Non ne ho voglia. Non ho voglia di fare questo. Non ne ho voglia. Anche questa è una frase che potrebbe esservi utile quando volete dire che non avete voglia di fare qualcosa. Vediamo l'ultimo esempio. I miei colleghi sono simpatici. Mi ci trovo bene. Quindi, my colleagues are nice. We get along well. Mi ci trovo bene. Quindi, io mi trovo bene con i miei colleghi. In questo caso possiamo usare ci anche quando il complemento è introdotto da con. Quindi mi trovo bene con loro. Mi ci trovo bene. Trovarsi bene con qualcuno significa andare d'accordo con qualcuno. Vi faccio un altro esempio con questa espressione. Ho acquistato un nuovo cellulare. Mi ci trovo bene. I bought a new phone. I like using it. Quindi, in questo caso, mi ci trovo bene, mi trovo bene con questo cellulare. O mi trovo bene ad usare questo cellulare. Quindi mi piace usarlo. Mi ci trovo bene. Può anche essere utilizzato per dire mi trovo bene in un posto. Esempio, ho traslocato in un nuovo appartamento. Mi ci trovo bene. Sto bene nel nuovo appartamento.
È tutto per oggi. Spero che questo episodio vi sia piaciuto e che lo abbiate trovato utile. Se avete qualche domanda o dubbio riguardo l'argomento di oggi, non esitate a mandarmi un messaggio su HelloTalk. Grazie mille per aver ascoltato anche oggi il mio podcast. Non mi resta che salutarvi, ragazzi. Noi ci sentiamo nel prossimo episodio.